Ragazzi, stare qui dentro fa veramente un effetto molto strano. Ragazzi, buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi è sabato 26 agosto, siamo in quel di Tirana. Questo è il GS di fianco a noi, questa è la location dove facciamo colazione, questa è la nostra colazione, plum cake, prune, yogurt, caffè, succo, questa è Cinzia. La giornata è splendida. Per ora la temperatura è decente, abbiamo dormito divinamente, non si è sentito volare una mosca, aria condizionata a 26 gradi e si va a vincere facile. Adesso colazione, go! Sono circa le 9 e siamo usciti dalla nostra struttura ovviamente, con molta calma perché tanto oggi abbiamo tutta la giornata a disposizione. Adesso stiamo puntando Bunkartuno, che dista circa 3 km, 3 km e mezzo, 3 e mezzo dalla nostra struttura. Ce la facciamo a piedi ovviamente, sia per sgranchire le gambe e sia perché, come potete immaginare, qui è abbastanza caotica la questione, quindi preferiamo farla a piedi. La moto è al sicuro, ci facciamo questa passeggiatina e andiamo a vederci Bunkartuno. La città è viva, si risveglia, ecco qua la ferramenta, elettricista, elettrauto, idraulica, fiorista, bomboniere, banche, bar, tutto e di più. Negozi di giocattoli. Ci serve frutta, verdura oggi? Per adesso no? Più tardi. Abbiamo tutto? Più tardi faremo un po' di rifornimento. E non potete capire che quantità di sì, di ciao abbiamo incontrato da ieri. Ciao e sì come se non ci fosse un domani. A go go. Tra l'altro una cosa che abbiamo notato in questi paesi, tra la Macedonia, il Kosovo, adesso l'Albania, il Montenegro, ragazzi, gli autolavaggi vanno fortissimo. Ci sono più autolavaggi che supermercati e ogni autolavaggio è così. Queste auto che vedete qui sono tutte quando uscite adesso, questo tranne lui, tutte uscite adesso dall'autolavaggio. Autolavaggi che lavorano a go go, saranno 10 macchine a lavare adesso. Sì, con non poca fatica perché il caldo inizia a farsi sentire, siamo arrivati all'ingresso del Bunkartuno. Eccolo qui. Ci siamo, stiamo entrando, stiamo arrivando all'ingresso del bunker. Se non altro si respira aria fresca, ci sarà un po' di polvere, speriamo che questa macchina non corra troppo, però è fresco. È l'unico modo per prendere un po' di refrigerio in questo momento. Una particolarità che non vi ho detto perché c'era l'addetto all'ingresso. Appena siamo arrivati mi ha detto: sei italiano? Sì, ciao, benvenuto. E poi ho iniziato a parlare inglese. Beautiful, fantastico. Comunque, qui c'è la biglietteria, noi il biglietto ovviamente ce l'abbiamo già, quindi proseguiamo. All'ingresso di Bunkartuno c'è un fante albanese degli anni 70. Bunkartuno dà più il senso proprio del bunker vero e proprio, perché è proprio immerso nella natura. Qui ci diceva Libero non è altro che una guida che lavora qui, è un albanese che però parla talmente bene l'italiano, conosceva molto bene l'Abruzzo, che gli ho detto: tu non sei albanese, sei italiano. Si è fatto una risata, ci siamo fatti un quarto d'ora di parlatina, di chiacchierata. Ci diceva che questo bunker è talmente grande e importante che qui c'era la residenza del ministro della difesa albanese dell'epoca. E la location è estremamente selvaggia, vi ripeto. Adesso si dovrebbe entrare sulla sinistra. Questo qui è l'ingresso. Bunkartuno. È abbastanza inquietante questa roba qua. Oggi mi sono armato anche di luce, ragazzi. Sì, col sottofondo delle voci dell'epoca è abbastanza inquietante la questione.
Questo è un alloggio praticamente e non è escluso che sia l'alloggio, possa essere l'alloggio a questo punto del primo ministro, visto quello che ci ha detto Libero, che non penso che gli altri alloggi abbiano questo lusso così. Questo è Lenin e questa è la bandiera albanese. Sì, questo sembra molto più reale, sì. L'altro sembra finto, ma Libero ci diceva che non è assolutamente finto, è assolutamente vero tutto qua. Tra l'altro è anche molto più grande ed è anche molto meno battuto dalle persone, ci sono poche persone rispetto a ieri, probabilmente dettato dal fatto che stando leggermente fuori dal centro, anche i viaggi organizzati, tour organizzati, difficilmente ti portano alla parte più semplice per loro. Conviene seguire i numeri perché guardate quanto è grande, è infinitamente grande. Infatti ce l'aveva detto Libero, questo il bunker vi parlerà da solo. Qui praticamente hanno ricostruito il filo spinato e questo abbaiare che vedete sotto, abbaiare dei cani che rincorrono chi tentava di fuggire. Ha fatto appena vedere, vedete, quelli che cercano di scappare e chi gli corre dietro con i cani. Questa è la piazza principale dove eravamo ieri e queste sono le manifestazioni dei soldati che vi dicevo. Questa è la piazza dove eravamo ieri, è la piazza principale di Tirana e questi sono i funerali del dittatore Enver Hoxha, è morto il 15 aprile 1985, 7 anni dopo le statue di Enver Hoxha e le statue di Lenin che erano in questa piazza furono abbattute dal popolo albanese. Questo ovviamente è un cartonato ma sembra vero. Sono i mezzi militari dell'epoca, questo è in una delle tante stanze del bunker. Questa stanza hanno ricostruito le nuvole, il temporale e questa è una carlinga di un aereo. Qui c'è il telefono, la macchina da scrivere, la cartina dell'Albania, una cassaforte, la maschera antigas appesa, termosifone, una TV e poltrone, una scrivania, una radio. Questo è un appartamento a tutti gli effetti, interruttori, le centrali sono tutte robe originali, come anche i termosifoni. Qui dentro nulla è stato modificato rispetto a quello che era l'originale. Tiene l'ansia, Cinzia? Sì, perché verso la fine la guarda l'ultima. Stanza di filtraggio c'è scritto. In alto, sopra il soffitto, ci sono queste bocchette dove ovviamente lasciavano entrare aria. È un luogo fresco sì, ma è estremamente umido.
queste varie maschere antigas, tra cui anche il cavallo giustamente ha la maschera antigas. Questa è la follia umana, questa. Questo è uno degli uffici dove probabilmente si riunivano i generali, i capi dell'epoca per decidere le varie cose da fare. Estremamente tetro la questione qua sotto. Questa praticamente era la sala di svago, la sala comune, dove potevano vedersi, ridere, scherzare, bere qualcosa, perché qui dentro sono dei liquori. Persino un teatro c'è all'interno, pensate. E qui c'è un'opera d'arte, i bunker ci hanno fatto sopra i fiori, hanno resi un po' di vita, ecco, quello che era la morte fondamentalmente hanno cercato di convertirlo in vita, in colore. Ragazzi, stare qui dentro fa veramente un effetto molto strano. Il pavimento è viscido dato dall'umidità, c'è freddo, è freddo anche tutto quello che vediamo intorno a noi, la follia umana non ha veramente avuto limiti, anche in questo caso qui. Pensare di costruire questo bunker a decine di metri sottoterra, scavarlo, metterci anni probabilmente a farlo perché è veramente infinito. E vivere qui sotto rinchiusi come topi è veramente impressionante. Qui tutto è rimasto come era all'epoca. È veramente un tuffo nel passato. Beh, qui c'è da dire che sicuramente la frutta è finta, quello sì, per il resto no. Adesso piano piano ci avviciniamo all'uscita. Abbiamo fatto almeno 4 rampe di scale in discesa, in tutto il tour ovviamente, perché il bunker è fatto su più livelli. Questa è l'uscita. Da qui entrava l'aria, anche da qui. E questa è l'uscita. E questa è Cinzia, che adesso si riscalderà dopo tutto l'umido che abbiamo preso e il fresco. Guarda, veramente, Fresco e umidità, sì. Proprio. Siamo appena usciti dal bunker, è veramente impressionante la vastità delle aree all'interno del bunker. Avremmo fatto sicuramente 3-4 rampe, quindi si scende dall'ingresso all'uscita ed è veramente difficile da immaginare quanto lavoro ci sia stato dietro tutta questa struttura. Il biglietto per Bunker 1 e Bunker 2 si costano 10 euro se vengono fatti entrambi, se invece li volete farne uno alla volta sono 7 euro cada uno. Abbiamo deciso di fare tutti e due, era in programma di vedere tutti e due, e se siete indecisi se fare tutti e due vi dico fateli, perché il Bunker 1 è sicuramente più meritevole del Bunker 2, che è Bunker Art 2, che è al centro della città, è proprio alle spalle della piazza centrale. È il più semplice da raggiungere e verosimilmente se vi affiderete a delle guide turistiche o a dei viaggi organizzati sicuramente vi porteranno al Bunker 2 e vi faranno saltare in Bunker 1 che, vi ripeto, è fuori dalla città, è a 3,5 km, è più scomodo da raggiungere, si deve fare un po' di strada a piedi come nel caso nostro, oppure si è possibile arrivare anche con la macchina, c'è un parcheggio ovviamente in mezzo a un mare di polvere. Però il Bunker 1 sicuramente più meritevole del 2, molto bello, sembra dà la sensazione proprio di un bunker vero, mentre il Bunker 2 è anche vero ma sembra più una cosa ricostruita, finta. Qui, come diceva giustamente Libero, il bunker vi parlerà da solo e vi posso garantire che le mura parlavano. Qui ci sono dei tarocchi Arai, in questo caso è Akai, pazzesco, è tutto molto tarocco, da vestiario ma anche i caschi ho visto. Sono circa le 14, abbiamo fatto una piccola pausa pranzo e ci siamo spostati ben 5 km dove ci eravamo salutati. Siamo arrivati alla piramide. Questa costruzione è alle mie spalle. Adesso arriviamo su in cima con non poca fatica e poi vi diciamo qualcosa in più.
La piramide è stata aperta al pubblico il 14 ottobre del 1988 come museo celebrativo di Enver Hoxha, leader storico dell'Albania comunista, morto 3 anni prima. La struttura è stata co-progettata dalla figlia del genero di Hoxha. Nel 1991, a seguito al crollo del comunismo in Albania, il museo è diventato un centro congressi per poi essere utilizzato come base NATO durante la guerra del Kosovo. Dal 2001 una parte della piramide è stata utilizzata come centro di trasmissione da Top Channel e Top Albania Radio. Nel XIX secolo sono state numerose le proposte per demolire la piramide e riqualificare il terreno circostante. Nel 2018 è stato infine deciso che la piramide sarà riqualificata e trasformata in un centro multifunzionale per giovani. Post block, eccoci qua, siamo a poche centinaia di metri dalla piramide. Questo memoriale commemora le vittime del regime comunista in Albania. Il memoriale presenta un pezzo del muro di Berlino, un bunker a forma di fungo e pilastri del famigerato campo di lavoro di Spash. Il memoriale è opera dello scrittore ed ex dissidente politico Fatos Lubonia e del pittore Ardian Isufi. Il bunker si trova nella sua posizione originale, a guardia dell'ingresso principale del blocco residenziale segretato, dove vissero dal 1945 al 1991 il defunto dittatore Enver Hoxha e più alti funzionari comunisti. Questo è il monumento dell'amicizia. Monumento dell'amicizia tra l'Albania e il popolo del Kuwait. Infatti i colori sono esattamente delle due bandiere. Sono circa le 15:30 e adesso stiamo puntando la nostra struttura, dove ne approfitteremo per farci una doccia, lavarci gli indumenti e riposarci un po'. Da questa mattina abbiamo percorso circa 12 km a piedi e non ci pentiamo, sia perché non facciamo mai grosse camminate in questi giorni, siamo praticamente in moto, e sia perché è sabato, col traffico che c'è in questo momento avremmo patito molto, sia il caldo che il traffico, quindi se non altro abbiamo evitato il caldo del motore. 17:40, abbiamo fatto la doccia, ci siamo riposati un'oretta abbondante, abbiamo bevuto un buon caffè ammirando la bellezza del GS che era parcheggiato davanti a noi. Il GS è all'interno del parcheggio della struttura dove siamo, e adesso faremo un giro in centro, l'ultimo giro in centro, perché domani ripartiremo da qui. E vista l'ora, la bella luce che c'è un vento sostenuto, ma conto di fare un volo sulla piazza centrale di Tirana con le ultime luci del sole prima del tramonto. Ultimo volo a Tirana. Si va. Adesso Cinzia mi sta portando nella via principale dello shopping qui a Tirana. Visto che abbiamo del tempo da perdere, visto che le cose principali le abbiamo viste tutte, faremo un giro anche lì. Sono in piazza Skanderberg, abbiamo finito di cenare poco fa. Come vedete è buio, credevamo ci fosse un minimo di luce in più, invece è veramente illuminato solo una parte della piazza dove c'è la statua, per il resto è completamente al buio ed è un vero peccato. C'è alle mie spalle in questo momento, probabilmente lo vedete, quel grattacielo gigante illuminato un po' di azzurro, ma per il resto è completamente buio. Domani partiremo da Tirana e rientreremo in Macedonia, dormiremo esattamente ad Ohrid. Vi ringraziamo se siete arrivati fin qui, se non l'avete ancora fatto l'invito è sempre lo stesso, iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video!